Ciao, per chi non mi conosce, mi chiamo Simonetta Comper e oggi vi parlo del ruolo che esercitano i 7 raggi sui nostri comportamenti e stati emozionali. La volta scorsa ho spiegato come, secondo questa filosofia, si sono formati i 7 raggi dominanti, nonché la loro influenza sull'uomo e l'ambiente. Oggi invece deluciderò come ogni singolo raggio agisca concretamente sui nostri comportamenti e tendenze. Nella spiegazione non terrò conto delle congiunzioni altrettanto importanti date dagli altri raggi o frequenze minori, essendo queste combinazioni specifiche e personali. Prima di iniziare dobbiamo prendere in esame il fatto che l'uomo è un essere sociale, desideroso di imparare e sperimentare, due aspetti che gli hanno permesso di evolvere ma soprattutto sopravvivere a una moltitudine di calamità naturali. La sua sopravvivenza è dipesa dall'intelligenza, dalla capacità di adattamento e dal profondo senso di aggregazione. Capacità che lo hanno reso più forte nell'affrontare ogni genere di difficoltà. Con il passare del tempo ha formato comunità via via sempre più grandi, dove al suo interno si è potuto difendere, nutrire, curare, crescere ed evolvere. Ogni società ha dettato le proprie regole e leggi allo scopo di garantire protezione, cibo, cultura, ma anche arte, cura, credenze, religioni, delegando ad esse la propria identità. All'interno di ogni società il singolo individuo contribuisce con le proprie abilità e capacità allo sviluppo collettivo, abilità che secondo questa filosofia sono condizionate dall'influenza del proprio raggio. C'è da dire, giusto per essere chiari, che il raggio non determina la posizione sociale, il sesso, la razza o la qualità di vita, poiché queste seguono la legge del karma che applica la regola di causa-effetto. Pertanto le nostre relazioni, il tipo di famiglia, lavoro, posizione sociale ed economica sono costruite dai pensieri e comportamenti assunti lungo il processo di innumerevoli esistenze. Detto questo, mi presto a spiegare come si distinguono le 7 personalità all'interno di una società e lo faccio con un esempio. Immaginiamo di istituire o organizzare una piccola comunità designando ruoli e compiti a diverse tipologie di persone. La prima cosa è scegliere un capo, una guida, qualcuno che con le sue idee sia in grado di rinnovare il sistema politico ed economico di questa comunità. Ruolo rappresentato dalla 7ª frequenza, quella dei sovrani. I sovrani sono persone che danno vita ai nuovi ordini, dando inizio a una nuova realtà e dimensione. Scelta la guida serve un tramite che sappia valorizzare quelle idee, instillando nelle persone il concetto di possibile miglioramento della propria condizione. Una figura che sappia innalzare le coscienze di chi ascolta, capace di infervorare gli animi e toccare i cuori, caratteristica questa che appartiene al 6° raggio, detto dei sacerdoti, che con la loro fede e devozione agiscono elevando l'animo umano. Adesso però serve stabilire chi legifera, legge e detta le regole atte a garantire l'ordine, definendo diritti e doveri degli appartenenti. Una polis che sappia costruire una corretta comunicazione basata sulla fiducia e il rispetto delle istituzioni. Istituzioni che hanno il compito di far crescere ed evolvere la comunità, ruolo esercitato molto bene dai saggi, persone appartenenti alla 5ª frequenza. Frequenza che si avvale delle qualità del 4° raggio, detto degli studiosi, i quali si occupano dell'istruzione, dell'insegnamento di arti e mestieri. Sono coloro che studiano, osservano, ricercano, analizzano e soprattutto documentano. Persone che si fanno ispirare dall'ambiente e dalla natura degli uomini, ma stanchi di conoscere e indagare. Sono di fatto dei mediatori, dei moderatori in grado di influenzare la società, portando armonia nel conflitto. A questo punto serve chi si prende la briga di far rispettare le leggi e mantenere l'ordine. Persone che si assumono il compito di difendere e tutelare la comunità, che non temono i conflitti, capaci di sfidare e battersi per una causa comune, in grado di prendersi a cuore la sorte dei più deboli. Compito questo rappresentato dai guerrieri. Energie caratterizzate dalla 3ª frequenza. I guerrieri sono persone dedite al sacrificio con un forte senso del dovere, coraggiose, amanti delle azioni, fedeli e leali. Adesso però quello che manca è l'aspetto creativo. Tutti sappiamo che l'uomo è un essere creativo, capace di inventarsi, reinventarsi di continuo. C'è però un raggio che con la sua frequenza creativa vibra più di altri ed è il 2° raggio, il raggio dell'artista. Un raggio che rappresenta la fonte creativa dell'umanità intera. Queste anime agiscono ovunque, in ogni settore,
intervenendo con strategie innovative in ambito aziendale, militare, di mercato, nelle vendite, ideatori di prodotti, inventori di macchine, utensili di tutti i generi. La loro creatività, spesso trasgressiva, può essere sia intellettuale sia di ordine pratico. Gli artisti quindi con la loro qualità contribuiscono alla realizzazione del progetto comune. Progetto gestito dalla volontà e dal potere delle persone appartenenti al primo raggio, chiamati anche i guaritori. Il primo raggio ha una frequenza molto potente, possiede un'energia profonda che agisce modificando il proprio ambiente, comprese le persone che ne fanno parte. Sanno prendersi cura degli altri, del proprio habitat, molto legati alla famiglia e al lavoro. In effetti sono molto bravi a dirigere, gestire e a organizzare eventi. Hanno un forte senso del comando, sanno essere persone fidate e soprattutto riservate. Con quest'ultima descrizione credo di aver reso più semplice la comprensione dei ruoli esercitati dalle 7 personalità. Ruoli che tutti riconosciamo come essenziali per la vita di una comunità, ma con una differenza, che queste personalità non sempre occupano ed esercitano il ruolo prima descritto. Indubbiamente la frequenza dominante agisce a livello inconscio condizionando pensieri, paure, emozioni, modi di fare e comportamenti, che però vengono contaminati dalle altre frequenze, le quali intervengono con altrettanta forza sul sistema fisico, animico e spirituale. Questo processo permette alla frequenza di base di sperimentare aspetti nuovi, non possibili altrimenti. Aspetti importanti per la crescita evolutiva. Quindi ogni persona, grazie all'influenza del proprio raggio e al condizionamento degli altri raggi, può sperimentare molti più ruoli, disporre di qualità e capacità altrimenti impossibili. Bene, concludo qui il mio secondo incontro sul ruolo dei 7 raggi dominanti, ruolo che viene spiegato bene sul libro intitolato I 7 raggi dominanti. Grazie per avermi dedicato il vostro tempo, vi aspetto per il prossimo incontro.